Disse Gerd Dimberger, uno che il K2 l'ho conosciuto bene nel trionfo e nel dramma, su questa montagna felicità e morte sono così vicini. K2, la seconda montagna del pianeta, una montagna iconica, leggendaria, sogno e incubo di intere generazioni alpinistiche che negli anni hanno tentato di raggiungerla sul punto più alto, lì a 8611 metri. Una montagna bellissima, con la sua forma piramidale inconfondibile, pareti verticali che si affacciano sul Pakistan e sulla Cina, pareti che se potessero parlare racconterebbero di storici tentativi, di incredibili successi, di rinunce, di gesti eroici e di un tributo di vite umane che pochissime altre montagne possono raccontare. Dopo la penultima montagna scalata in condizioni invernali, il Nanga Parbat nel 2016, di cui vi abbiamo raccontato per ora la parte antecedente alla vetta, il caos che si creò al campo base del Diamir, ne restava solo una, l'ultimo grande problema dell'alpinismo himalayano. Stagione invernale 2020-2021, i riflettori dell'alpinismo internazionale sono tutti puntati sul K2. Al campo base Concordia c'erano grandi attese e molte speranze, diverse spedizioni erano confluite sul ghiacciaio per tentare quella che storicamente è conosciuta nel mondo come la montagna degli italiani. Speranza di raggiungere l'obiettivo, grande tensione e qualcosa che l'alpinismo convenzionale fino ad allora non aveva visto, squadre di alpinisti locali, quelli che comunemente vengono definiti Sherpa, indipendenti organizzati. Sherpa presenti anche loro al campo base per tentare il K2 come una qualsiasi spedizione occidentale. Ora il termine Sherpa è generico e andrebbero fatte per correttezza delle distinzioni in base ai ruoli e anche alle rispettive provenienze. Tuttavia, per praticità e per non rendere il video troppo lungo, ci limiteremo ad usare questo termine. Il K2 è una montagna difficile, ostica, sotto molti punti di vista, cominciando già dall'avvicinamento al campo base Concordia, se si vuole scalare da quel versante, quello pakistano, avvicinamento molto lungo ed impegnativo. Dal campo base Concordia parte la cosiddetta via normale, che di normale ha ben poco. Oltre 3000 metri di parete verticale dove sono presenti passaggi su misto, speroni rocciosi, sezioni di ghiacciaio prominenti e uno tra i seracchi pensili, forse il seracco pensile più grande di tutti gli 8000, traversi vertiginosi ed una particolarità tra le altre che distingue il K2, l'ultimo campo base disponibile che impegna molte ore dalla partenza prima di raggiungere la vetta, fattore che è risultato spesso determinante in condizioni estive per desistere o provocare tragedie, fattore che in inverno diventa un limite, un problema quasi insormontabile. Grandi pericoli quindi che per conquistare il K2 in inverno è necessario mettere in conto. Ecco che sul K2 nel 2021, dopo la felicità della prima storica scalata invernale, arrivò la morte, crudele, fredda, spietata, morte che ogni alpinista mette in conto ma che spera non volga mai lo sguardo su di esso. L'ultimo 8000 che chiude il cerchio, un'epopea iniziata più di 100 anni prima da quel tentativo folle di Albert Bammeri di scalare il Nanga Parbat, un'epopea che si chiuse proprio lì, quando gli ultimi grandi problemi dell'Himalaya erano rimasti proprio il Nanga Parbat e il K2, le due montagne più iconiche, quasi mistiche, che hanno segnato come nessun'altra la storia delle scalate sugli 8000. No, non l'Everest, che è quello che conoscono tutti e di cui tutti parlano, ma il Nanga Parbat e il K2. Al campo base Concordia si muovono le prime squadre, team diversi, internazionali e non. Assediare la montagna è questo il piano dei due team nepalesi presenti quell'anno. Un assedio non pesante come quello degli anni 30 o 50, ma un insieme di forze che si uniscono. Quando negli ultimi anni i vari 14-8000, escluse alcune vette, vennero raggiunte in inverno da team con un numero ristretto, 3-4 persone massimo. Il modus operandi che portò avanti l'alpinismo occidentale, basato su cordate formate da poche persone. Ma sul K2 questa tattica sembra non funzionare. Negli anni tentarono i più forti, tra tutti i polacchi, e dovettero rinunciare.
Elite Expedition di Nirmalpuria al secolo Nims Dai e Imagine Nepal di Mig Maghiale, che sarà quello che offrirà il resoconto dettagliato dell'impresa e titolare di alcune foto presenti nel video. Questi sono i due team nepalesi che si presentano al campo base Concordia sul K2. Nelle prime 2 settimane di gennaio i gruppi con i rispettivi ruoli iniziano ad attrezzare la via che conduce sulla via normale dallo Sperone Abruzzi fino alla cima. Quello del 2021 non sembra essere un inverno ricco di precipitazioni nevose e questo può essere sicuramente un vantaggio. Insieme a fissare le corde via via salendo sulla montagna, occorre anche fissare dei turni e dormire almeno 1 o 2 notti tra i 6.000 e i 7.000 metri, in modo da abituare il corpo alla carenza di ossigeno a quote ancora più alte. Nelle varie rotazioni la squadra di Migma ha un problema con delle corde mancanti. Grazie a una sinergia sia tra i campi in quota e quello alla base, la squadra di Nims Dai e quella di Migma collaborano e fissano il tratto mancante. Nims Dai e Migma si conoscono a malapena, sanno uno dell'altro e le intenzioni iniziali non prevedevano una collaborazione tra gruppi, ma bastò una notte e poche parole per unire gli intenti. Le due squadre che diventano una cosa sola, un obiettivo comune, conquistare la vetta e regalare al Nepal un'impresa di cui andare orgogliosi. Niente rivalità, ma collaborazione alpinistica e patriottica. Generalmente il campo 4, che sulla via dello Sperone Abruzzi viene posizionato intorno ai 7.800 metri, potrebbe essere quell'anno un problema. Le previsioni offrono solamente una finestra di bel tempo breve che consente di salire con meteo stabile. La data utile al tentativo, prima indicata per il 15, viene spostata al 16. Il tempo è breve e allestire un nuovo campo richiede uno sforzo in più. E qui viene concordata la strategia che, senza sapere come andrà a finire, può sembrare all'apparenza persino folle. Usare quello che comunemente viene allestito con le tende, quindi il 4, solo come passaggio per le corde fisse e partire per l'assalto alla vetta da un campo 3 ma di 200 metri più alto del solito. Questo significa che la celebre distanza che separa l'ultimo campo dalla vetta aumenta di almeno 300 metri di dislivello da coprire la notte del tentativo e le rotazioni per l'acclimatazione hanno portato un buon numero di alpinisti a dormire solo al campo 2. Una strategia all'apparenza rischiosa che inevitabilmente porterà durante il ritorno dall'eventuale vetta a superare in discesa prima il terribile traverso e poi scendere avendo alle spalle il gigantesco Seracco nel buio degli 8.000 metri del K2. Nei giorni precedenti al tentativo, durante l'installazione dei campi e delle corde fisse, un crepaccio enorme, difficilmente aggirabile, si apre proprio lì sulla via normale, sopra i 7.000 metri. Le precipitazioni non abbondanti non coprono il crepaccio e non rendono quindi stabile il passaggio. Ecco che Sherpa del team di Migma sono costretti a tornare indietro e a girare il percorso, spostandosi quasi sulla via Cesen, una via di salita parallela alla normale che guarda verso sud. Oltre a questo faticoso cambio di programma, la tenda precedentemente installata a campo 2 sopra l'house chimney del team di Nims Dai viene spazzata via dal vento e quindi si rende necessaria una nuova salita con carichi pesanti. Il K2 sembra mettere i bastoni tra le ruote degli alpinisti nepanesi, ma loro non demordono e attrezzati di 1200 metri di corda continuano a rotazione a fissare le corde fino quasi alle ultime luci del 14 gennaio. Il tentativo, previsto per il 15, viene spostato grazie alle previsioni meteo di Migma che danno cielo sereno e vento non estremo in quota per il 16. Orario di partenza fissato a luna di notte, quando spesso questo avviene tra le 23 e le 24. Le previsioni sembrano favorevoli, il cielo è stellato, le corde fisse già stellate conducono rapidamente alle prime luci verso il famigerato collo di bottiglia. Il team nepalese affronta il delicato passaggio in condizioni quasi surreali per la stagione invernale. Poca neve lascia scoperti ampi tratti rocciosi dove progredire può risultare complicato e rischioso,
ma non rallenta la marcia, quella marcia che sul traverso tra neve fresca o neve accumulata dall'alto si rischia di affondare fino al busto. Superato il traverso resta un ultimo tratto da affrontare, l'ultima porzione sommitale che conduce fino in vetta. Tutti gli alpinisti si riuniscono, il sole splende nel cielo terzo, il vento sembra solo sfiorare le schiene e i volti del gruppo. Una tazza di tè caldo, gli ultimi metri di corda e tutti insieme si dirigono verso la vetta. Il tweet di Nimsdai fu inesorabile, l'impossibile è stato conquistato. Un elicottero fornito dal governo pakistano riporterà a casa il gruppo di 10 scalatori. Una volta giunti in patria vengono accolti come eroi nazionali. La notizia fa il giro del mondo, il K2 in condizioni invernali è stato violato e per la prima volta nella storia non da un team internazionale con alpinisti occidentali, con gli Sherpa a fare il duro lavoro sulla montagna, ma dagli Sherpa stessi. Ma come spesso accade, trionfo e polemiche sembrano andare quasi a braccetto. Il team ad esclusione di Nimsdai scalò con l'ausilio dell'ossigeno e alcune supposizioni diedero vita ad un possibile taglio delle corde degli Sherpa stessi per sfavorire la possibile salita di altri team. Il K2 si dimostrò negli anni una bestia davvero difficile da domare. La strategia messa in campo che abbiamo appena raccontato fu intelligente ma anche rischiosa. Se a questo aggiungiamo quella voglia di non farsi sfuggire a livello storico l'ultimo grande obiettivo, l'ultimo 8000 da annoverare tra le grandi imprese, ma anche a livello patriottico, l'uso dell'ossigeno rientra magari non in uno stile alpinistico che alcuni potrebbero definire puro, ma sommando vari fattori anche ragionevole e o forse necessario. Essendo un'impresa recente, grazie alla diffusione rapida delle notizie di cui possiamo godere oggi, personalmente l'uso di ossigeno, peraltro preventivato dal team escluso Ming Manghiale, che poi all'ultimo fece dietro fronte usandolo anche lui, almeno per quanto ci riguarda non rovinò o limitò i connotati dell'impresa, che resta e resterà per sempre nella storia, ma ognuno è libero di avere la propria visione degli eventi. Anche perché il K2 sia durante che nei giorni a seguire dimostrò e ricordò che all'improvviso non era diventata facile terra di conquista, era sempre il K2, la montagna selvaggia. Al campo base Concordia erano presenti quell'anno anche Juan Pablo Mor, alpinista cileno al suo primo 8000 in cordata, con lo spagnolo Sergi Mingote. Sergi Mingote, durante le fasi di acclimatamento, morì durante un incidente a quota 6000 metri, il 16 gennaio, il giorno della vetta dei nipalesi, molto vicino al campo base avanzato. Pablo Mor si unì quindi a Tamara Lunger, che era in cordata con Alex Gavan, che rinunciò successivamente all'incidente di Mingote al tentativo di salita. Il 5 febbraio Atanas Skadov, con all'attivo già 10-8000, muore durante un passaggio sulle corde fisse. Nella stessa giornata Ali Sabdara, che aveva raggiunto il Nanga Parbat nel 2016 con Simone Moro e Alex Cicon, parte per la vetta con John Snorri e Pablo Mor, mentre Tamara Lunger rinuncia al tentativo. Insieme a loro anche Said Sabdara, figlio di Ali. Said si separerà dal gruppo verso le 10 del mattino, quando un problema al respiratore dell'ossigeno lo costringe, anche su consiglio del padre, a tornare a campo 3. Lì Said attenderà tutto il pomeriggio e la notte il ritorno dei 3 alpinisti, che non avverrà mai. L'estate successiva i corpi vennero ritrovati a distanza di qualche centinaio di metri, quello di Mor risultò essere più in basso. Il figlio stesso spostò il corpo del padre portandolo in un posto lontano dal classico tragitto che si effettua sopra il bottleneck.
I corpi vennero ritrovati legati alle corde fisse e con molta probabilità morirono durante le fasi di discesa. La stagione del 2021 sul K2 segnò a modo suo trionfo e dramma, inizio e fine. Quella che venne proclamata come rivincita degli Sherpa sull'alpinismo occidentale venne accolta con entusiasmo, ma anche con delle remore. L'autodeterminazione degli Sherpa, dopo quel trionfo, siglò di fatto l'entrata a tutti gli effetti nell'alpinismo che conta, e oggi nell'alpinismo commerciale sulle grandi montagne himalayane il gioco è diretto quasi esclusivamente da loro. Un inizio quindi, qualcosa di nuovo che lascia dietro di sé il vecchio. Sia chiaro, gli Sherpa continuano ancora a lavorare per altre spedizioni, attrezzando e assistendo i clienti, ma da eroi silenziosi e nell'ombra oggi ricoprono un ruolo ufficiale e di primato. Un inizio e una fine, quello dei numeri e delle medaglie, che sugli 8000 diedero vita per decenni a centinaia di tentativi che hanno segnato di fatto un'epoca. Un'epoca conclusa lì, tra i ghiacci millenari del Concordia, 62 anni dopo la prima scalata sul K2 della spedizione italiana, lì dove tentarono e fallirono e caddero i migliori, riposando per sempre tra quei ghiacci, come Renato Casarotto, lì dove si consumò negli anni 50 il caso Bonatti, lì sul K2 dove felicità e morte sono così vicini.